Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario e la via dell'amore per settembre 2025. Tanti arcani. Oh ragazzi, imperatore, imperatrice e diavolo. Sento come delle lotte di potere nel mese di settembre. Allora te li metto così come sono usciti. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e ci sono anche i link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, partiamo con un 3 di coppe, di nuovo l'imperatore, un 2 di bastoni, la stella, un 7 di pentacoli e poi abbiamo carro e ruota della fortuna. Hmm. Dunque, tenete presente che leggo movimenti energetici, quindi cercate di adattare la lettura alla vostra realtà. Ehm, diciamo che la situazione di partenza, secondo me, o è con questo tra di coppe di un single che si sta divertendo, oppure può parlare di una relazione a tre. Andiamo a vederlo. Sette di bastoni, stella e appeso. Mm. Può essere che ci sia qualcuno che tenga alla distanza qualcun altro perché magari è insicuro, perché è indeciso. Vi faccio un esempio pratico giusto per capire. Supponiamo che stiate frequentando due imperatori, guardate qua cosa c'è sotto, e siate un po' indecisi su quale dei due, diciamo, possa collimare di più con voi, essere più interessante o sviluppare eventualmente un certo obiettivo comune nel futuro. Andiamo a vedere l'imperatore. 4 di pentacoli e cavaliere di bastoni. Io credo che qualcuno abbia già scelto. Diciamo che forse prima si era un po' distratti, però ho la sensazione che questo imperatore sia colui o colei, in qualche caso, eh, diciamo, nella quale riponete le vostre speranze di poter costruire qualche cosa di solido in un futuro. Vi dico che con questo personaggio c'è parecchia affinità, eh? Essendo un imperatore, per qualcuno si può trattare di un personaggio pubblico, di un personaggio politico, di un personaggio, di un capo, di qualcuno che ha un certo livello sociale. Andiamo a vedere il 2 di bastoni, 4 di bastoni, 5 di bastoni e fante di bastoni. Sento come se si volesse regolarizzare qualcosa, potrebbe anche essere un calmare qualche cosa.
Secondo me qualcuno di voi sta effettivamente valutando se costruire qualche cosa con questa persona. Diciamo che tra le frequentazioni che avete avuto, forse questa sembra quella un po' più degna, se vogliamo, però comunque c'è ancora titubanza, c'è ancora come, guardate, c'è un 5 di pentacoli, potrebbero esserci realmente delle lotte di potere qui, eh. Andiamo a vedere la stella. Due di spade e regina di pentacoli. Ragazzi, io credo che qualcuno non abbia chiaro in testa quale sia il suo obiettivo e può riguardare solo voi oppure proprio l'obiettivo di coppia. Adesso dipende se siete single o con qualcuno. Cioè, se siete single è come, ok, c'è questa persona, mi può ispirare, però io ho veramente voglia di costruire qualcosa, di magari andare a convivere con questa persona o sto bene così nella mia libertà, posso fare quello che voglio, non devo rendere conto a nessuno. E poi ripeto, c'è come questo alone di lotta di potere, cioè ho ragione io, hai ragione tu, si fa come dico io, si fa come dici tu, sapete? Diciamo che la cosa che secondo me vi rende un po' più titubanti è il se voglio effettivamente costruire qualche cosa con questa persona. Per qualcuno, magari se siete in coppia da tempo, è il manca un obiettivo comune di coppia. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli. Asso di denari e cavaliere di spade. Datemi una carta per l'asso. Giustizia. Datemi una carta anche per il cavaliere di spade. Ok. Io ho la sensazione che vi diano come un consiglio sul portare pazienza, perché se è vero che magari all'inizio del mese potreste non avere chiaro che cosa volete voi per la vostra vita, voi con questa persona, ehm, qui è un po' come se vi dicessero di portare pazienza e di definire l'obiettivo. Una volta che definite questo obiettivo, vi dico che si tratta di fare il primo passo con determinazione, senza necessariamente dichiararlo. Non dite allora faccio così, fatelo e basta. Vi dirò, può esserci una lettura anche di questo tipo. Se per caso siete in coppia da tanto tempo, può anche essere che il tema sia sul compriamo casa piuttosto che mettiamo su famiglia. Anche qui portate pazienza, cioè io ho come la sensazione che dobbiate prima definire certi dettagli, ok? Però anche lì non andate dall'altro dicendo dobbiamo parlare di questo, dobbiamo parlare dell'altro, dobbiamo fare i conti per... No, fate i conti per conto vostro e poi a un certo punto glieli presentate, cioè guarda, ho fatto i conti, cosa ne pensi? Senza dire dobbiamo parlare, quando li prendete parlate, così perché... È un po' come vi posso dire? Certe volte non va bene avvisare le persone, soprattutto perché quando hanno la tendenza a scappare, no? Quando hanno la tendenza a non affrontare le cose. Arrivate a freddo e le affrontate, senza doverli preparare psicologicamente, guarda che dobbiamo parlare. Andiamo a vedere il carro. Asso di spade e regina di spade. Credo che, ragazzi, con questo asso di spade parlerete chiaro, sempre con pazienza, però vi devo dire che secondo me nel mese di settembre capirete quali sono gli obiettivi che interessano a voi. Cercherete di capire se sono gli stessi obiettivi che interessano al o alla partner, ne parlerete e io sento che stabilirete certe regole. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. Matto
e 5 di spade. Sì, allora diciamo che per voi sarà un mese di comprensione dove capirete che cosa volete, che obiettivi potete realizzare con l'altra persona, però ho anche la sensazione che tali lotte di potere che ci parlano qui saranno presenti un po' tutto il mese perché è come l'altra persona non si decide, allora boh, basta, uso la linea dura. Però questo credo che mm, non sia esattamente la strada giusta per ottenere quello che volete. Cioè, qui ho come la sensazione che diventiate, come vi posso dire, categorici, troppo quadrati, le cose vanno fatte così, oppure se vuoi, se mi ami, e i ricatti emozionali, ragazzi, se mi ami, provamelo facendo questo, però anche no. Non è un modo sano per costruire una relazione questo. E se ve lo dicono, fatelo presente all'altra persona. Questo non è un modo sano di costruire la relazione. Devo dire che le cose non cambieranno molto durante l'arco del mese, tra l'inizio e la fine del mese, diciamo. Sì, è vero, voi prenderete più consapevolezza, ma queste lotte di potere secondo me restano. È come se voleste dominare uno sull'altra. E anche se fosse una nuova conoscenza, ragazzi, credo che voi sarete quelli che direte no, no, nessuno mi comanda, però l'altra parte invece ha come bisogno di sapere che ha un ascendente su di voi. E quindi ci saranno come queste continue... guardate, a parte... Ah no, beh, c'è anche il 5 di spade. Sì, potrebbero esserci delle scaramucce, delle discussioni, effettivamente. Perché è come se voi diventaste più determinati per quello che riguarda un risultato. Se per esempio non avete ben chiaro che se volete o no costruire una famiglia, come l'esempio che ho portato prima, è come se metteste dei paletti, delle leggi, delle regole, per esempio, non lo so, sì, iniziamo a frequentarci, ma per farmi conoscere tuo figlio, tua figlia, i tuoi genitori, i tuoi amici, aspettiamo almeno un anno. Ecco, l'anno potrebbe essere la regola. Però non so se è la via migliore, vi dico, adotterete la via dura, ehm, che è quella che poi fa indurire. Invece, se riuscite ad adottare la via morbida, è quella che poi fa ammorbidire. Hmm. Andiamo a vedere qualche oracolo, vediamo cosa ci dicono di più. Ecco, vedete, latte e miele, che è una carta, il latte con il miele sono, diciamo, un abbinamento dolce. Questa carta nello specifico vi dice di godere delle cose piacevoli della vita, delle piccole cose. Però ecco, è come se vi dicesse di mettere un po' di miele, per come la vedo io, in tutta questa situazione un po' troppo rigida. Potere superiore, carta numero 4, questa è una carta numero 51. C'è una chiave che parte, diciamo così, dalla fronte di questa persona, c'è anche un fascio di luce che parte da in mezzo alla fronte di questa fanciulla. È come se voi aveste già questa sensazione di come andrà, questo sapere di come fare per ottenere quello che volete. Non lo so, perché tenete presente che avete anche la stella ben 2 volte, quindi secondo me, qualcuno di voi potrebbe, in cuor suo sap ragazzi, noi abbiamo sempre intuizioni, sempre. Il problema qual è? Che il nostro ego, qui abbiamo il diavolo che rappresenta l'ego, ha bisogno di giustificazioni e quindi noi cerchiamo di, come vi posso dire, razionalizzare quello che percepiamo, però non sempre l'ego vuole riconoscere certe cose, quindi molte volte cerchiamo giustificazioni dove non ci sono proprio perché non vogliamo vedere qualcosa. Vi faccio un esempio, non arriva il messaggino, non chiama, spariscono per 2, 3 settimane
li giustifichiamo dicendo probabilmente ha avuto da fare, lavora no, non gli frega, punto. Però l'ego fa fatica a riconoscerlo, non vuole, ok? Perché è un po' come morire un po'. E quindi si cercano delle giustificazioni per non credere al non gli interessa. Va bene, andiamo a vedere l'I Ching. Questi sono l'I Ching dell'amore. Carta numero 7, coesione. Dico spesso, ragazzi, che ho comprato il libro in un momento diverso rispetto alle carte, quindi le traduzioni possono essere diverse, e infatti qui sul libro viene tradotto come la malizia, e la definizione è: il fatto che gli uccelli siano entrati nel campo indica un successo dell'avversario. Esso è riuscito a penetrare nella vostra sfera d'attività, dove credevate di avere la supremazia. In questo caso dovete reagire con la massima energia, estrometterlo senza esitazione e nello stesso tempo senza lasciarvi prendere la mano dal furore che di solito è frutto dell'inesperienza. La reazione è giustificata, un'ira cieca e disordinata no. Sappiatevi dominare, perché queste misure esigono correttezza e padronanza di sé. Chi colpisce pazzamente, senza misura, invece di vincere, rischia una secca sconfitta. È come se vi servisse un piano d'attacco, ragazzi. E in un certo senso qua lo potrei anche vedere con questo asso di spade e la regina di spade, però ecco, anche Li Ching vi diceva l'ira, la rabbia non va bene. Com'è che si dice? Si attirano più mosche con il miele che con... Non mi ricordo più come finisce il proverbio, anzi scrivetelo nei commenti qua sotto se avete piacere. Però sì, è come vi dicevo un po' prima, no? La linea dura, nel senso la determinazione, però non l'arroganza, non l'ira, ragazzi, non la rabbia. È meglio la dolcezza per ottenere quello che volete. E vi dico anche un'altra cosa. Io non credo che dovrete fidarvi di tutto quello che vi viene detto. Più che tutto, fidatevi della vostra intuizione, di quello che percepite, del vostro potere superiore. Ok? E anche se non vi piace quello che il vostro intuito sta captando, prendetelo come un'informazione neutra. Poi, sommando le varie informazioni, riuscirete a, insomma, ad avere un quadro generale della situazione un po' più preciso. Amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere comunque nei commenti, soprattutto se vi ricordate la fine del proverbio. E per contattarmi trovate la mail sotto in descrizione. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi potete scrivere una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione, anche se trovate già tutto nella pagina web. E per quello che riguarda il lavoro delle credenze limitanti, se per caso lo volete fare da soli, potete abbonarvi al canale. Io nella sezione del canale dell'abbonamento ho pubblicato per adesso 4 playlist, bisognerebbe vederle in ordine di numero perché sono come un corso di formazione, dove comunque spiego anche appunto le credenze limitanti divise per settore, quindi amore, piuttosto che il lavoro, i soldi, insomma date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!